Bentornati amici dell'uncinetto e se siete nuovi, benvenuti. Io sono Rosa Parlato e anche oggi vi mostro un progetto all'uncinetto da realizzare insieme. Oggi vi mostro come realizzare la bellissima borsa Kaleido. Il nome prende spunto dal filato, con poco più di 200 grammi di filato, quindi una borsa molto leggera. È stato veramente semplice realizzarlo. Un progetto adatto anche alle principianti. Per questa borsa io ho realizzato anche il tutorial della fodera già pronta. Come potete vedere dalle immagini, la fodera risulta compatta e rigida ed esteticamente è anche molto bella da guardare. Sul canale trovate già disponibile il tutorial della fodera e dove acquistarla, perché questa fodera è già pronta con fori in modo che voi poi possiate cucirla direttamente alla borsa. I materiali che usiamo oggi per la borsa Kaleido è proprio il filato Kaleido. Io uso questo colore, ma volevo farvi vedere anche quest'altro colore che è stupendo, di cui ovviamente vi realizzerò anche per questo filato una borsa. Per la borsa che andiamo a realizzare ci occorrono 3 gomitoli di Kaleido. Ora nel mio caso in realtà io ne ho utilizzato poco più di 2, però siccome io lavoro un pochino più morbido nel kit ne ho fatti inserire 3, perché magari con la rimanenza potete anche creare una piccola pochette. Inoltre al kit verranno aggiunti questa coppia di manici e la fodera di neoprene. Per la fodera di neoprene io ho realizzato un tutorial apposta affinché voi vediate praticamente come si chiude, come si cuce questa fodera. Quindi è una fodera già pronta, comodissima, che voi poi potete utilizzare ovviamente anche per altri modelli di borse. Quindi andate a vedere anche quel tutorial, così potete acquistare questo kit. Lo potete acquistare da Edila Ciliacrea, Loredana Rubani, che sono veramente molto disponibili per qualsiasi domanda, quindi potete acquistarlo direttamente sul sito oppure usare la messaggistica di Facebook per qualsiasi informazione, ma anche WhatsApp. Allora adesso per realizzare ovviamente la borsa adatta alle misure della nostra fodera, noi dobbiamo capovolgere la nostra fodera, perché chiaramente la misura della borsa sarà questa dell'interno borsa, ok? Quindi io per avere una misura fedele devo andare a misurare quella che è la base, vedete, quindi il fondo. Ovviamente dipende anche dal modello, quindi se lavoreremo un pannello allora andremo a misurare la larghezza del fondo e lavoreremo un pannello che vada, vedete, dall'alto, quindi la misura sarà da questo lato, gireremo fino ad arrivare all'altro lato, quindi un pannello dritto. Nel mio caso io andrò a lavorare prima il fondo della borsa e poi ovviamente lavorerò intorno al fondo. Quindi per questo vado a prendere le misure del fondo, quindi vedete, calcolo in questa maniera qui la larghezza che è 20 centimetri e poi faccio così 9 centimetri, quindi ho bisogno di mettere su un fondo che sia di 20 per 9 centimetri. Con uncinetto numero 8 io metto su 2, 4, 6 e 8 catenelle. Se voi guardate le mie catenelle, come potete vedere sono leggermente, guardate, inferiori alla larghezza del fondo. Questo perché quando andremo poi a fare il giro tutto intorno io ho bisogno di un po' di spazio, no? Quindi si andrà a creare altro spessore e quindi voglio che poi il fondo non sia più grande. Quindi in questo caso in centimetri sono 8 centimetri di catenella. A questo punto guardate, io vado a lavorare, invece di entrare in ogni catenella io entro nella solina retro che si è formata, quindi qui ho la catenella, questa è la catenella per girare, giro in questa maniera e entro, vedete, in questa solina. Il filato è veramente molto morbido, quindi lavorarlo sarà veramente un piacere. E lavoro in ogni solina una maglia bassa, quindi noi lavoreremo il fondo tutto a maglia bassa. In ogni punto entriamo e lavoriamo una maglia bassa.
Vedete la lavorazione come scivola benissimo sul nostro, anzi anche troppo, vedete che tanto che scivola anche l'uncinetto. Arrivato nell'ultimo punto, anche qui ovviamente entro nel punto retro, lavoro la maglia bassa e ottengo questo risultato. Adesso guardate, io vado già a prendere la codina, questa qui dell'inizio della lavorazione, così la vado già a nascondere. Quindi mi trovo in questa maniera qui, una catenella, giro il mio lavoro, entro nella maglia in questa maniera e lavoro una maglia bassa. Di nuovo entro, vedete, nell'altro punto, prendo sempre entrambe le asoline e lavoro una maglia bassa, e così ovviamente per tutta la riga. Per l'uncinetto ovviamente valutate che uncinetto usare, perché dipende dalla vostra manualità, quindi se lavorate molto stretto ovviamente lavorerete con un uncinetto un po' più grande. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie basse. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire in questa maniera, una catenella, giriamo il lavoro e una maglia bassa in ogni punto, fino ovviamente ad arrivare all'altezza che ci occorre in base al fondo della nostra fodera. Io vado a proseguire e poi vi dico righe e centimetri. Ho proseguito per un totale di 16 righe, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. In centimetri abbiamo un'altezza di 17 per 8 centimetri. Adesso vi faccio vedere, guardate, quindi il fondo manca, vedete, circa 1 centimetro per l'altezza e circa un paio di centimetri per la larghezza. Quindi adesso che cosa faccio? Mi vado a rendere conto, vedete, rendetevi conto bene bene che ovviamente io adesso, facendo un giro tutto intorno, il mio fondo avrà la stessa larghezza ovviamente del fondo e si allargherà ovviamente un po'. Quindi ecco perché ci fermiamo a questi centimetri. Quindi voi, se non state lavorando col mio stesso filato, seguite i centimetri. Questa è una cosa che vi dico spesso. Adesso guardate, io mi trovo in questa maniera qui, entro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Su questa maglia bassa andiamo a mettere un marcapunti, perché poi ovviamente, specie per i principianti, potrebbe essere difficile individuare il punto di inizio. Quindi metto il marcapunti e adesso entro in ogni punto, vedete, in ogni riga corrispondente io devo entrare e realizzare una maglia bassa. Quindi entro in questo e realizzo una maglia bassa, entro in quest'altra riga e realizzo una maglia bassa, in quest'altra riga e realizzo una maglia bassa. Quindi vedete, in ogni riga, con questo filato ovviamente è molto più semplice individuare dove dobbiamo entrare, perché è più spesso e quindi vediamo le righe, vedete, molto più facilmente. Quindi una riga in ogni punto, arrivando ovviamente a quello che è il nostro primo angolo. Realizziamo l'ultima riga per questo laterale e adesso guardate, sul primo punto da questa parte realizziamo 2 maglie basse, quindi per girare, vedete, realizziamo 2 maglie basse e ora una maglia bassa in ogni punto e ovviamente anche nell'altro angolo lavoreremo 2 maglie basse per girare il nostro lavoro. Le maglie possono essere anche 3 se volete ovviamente un fondo un po' più disteso. Arriviamo nell'ultimo punto e qui vedete ho lavorato una maglia bassa, ne lavoro un'altra per girare il lavoro e adesso in ogni riga corrispondente lavoriamo una maglia bassa. Stendiamo un pochino il lavoro e vedete che questo sarà man mano il risultato. Ora maglie basse in ogni riga corrispondente, 2 maglie basse nell'angolo e maglie basse fino al marcapunti. A questo punto vedete ho terminato, arrivo dove è il marcapunti e io ho realizzato, vedete, un fondo praticamente perfetto, vedete, in base all'altezza
vedete, è alla larghezza del fondo. Questo deve essere più o meno il criterio da seguire quando andate ovviamente a lavorare una borsa dove volete adattarla ovviamente ad una fodera già realizzata, perché in genere noi realizziamo la borsa e poi dopo ovviamente realizziamo la fodera. In questo caso, se vogliamo adattare queste fodere già pronte, dobbiamo lavorare in questa maniera qui, però come avete potuto vedere non è assolutamente difficile. Adesso io per un po' di righe vado a lavorare a maglia bassa, quindi tolgo il marcapunti, entro in questo punto e lavoro a maglia bassa, quindi io lavoro a spirale, significa che non chiudo la mia lavorazione. Maglia bassa, entro nel prossimo, lavoro una maglia bassa e lavorerò una maglia bassa in ogni punto. Quindi vedete, adesso man mano che vado a lavorare la mia base già vedete prende forma, nel senso che qui abbiamo la base e qui già la borsa tende, vedete, a salire, quindi non facendo nessun tipo di aumento, semplicemente noi intorno alla nostra base aumentiamo i punti di lavorazione, vedete, aumentando le righe ovviamente aumenta l'altezza della borsa e vedete non facciamo nessun aumento, semplicemente lavoriamo più righe intorno a questa base che andrà, vedete, man mano a salire e a creare ovviamente l'altezza della nostra borsa. Io vado a realizzare una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, vedete, al marcapunti, semplicemente tolgo il marcapunti, realizzo la maglia bassa e rimetto il marcapunti e lavoro una maglia bassa in ogni punto. E lavorerò in questa maniera, quindi arrivando al marcapunti, tolgo il marcapunti, lavoro la maglia bassa e rimetto il marcapunti e lavoro in questa maniera per un po' di righe, quindi non tutta all'altezza della mia borsa. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe e quanti centimetri ho lavorato. Allora, io ho proseguito, allora questo è il giro intorno, poi ho proseguito per 1, 2, 3, 4, 5 e 6 righe totali, che in centimetri sono 7 centimetri. Adesso ovviamente noi dobbiamo andare a coinvolgere di nuovo la nostra fodera e andiamo ovviamente a infilarla all'interno per vedere se stiamo facendo bene. E come potete vedere io la sistemo un po', ovviamente adesso è capovolta e quindi vedete delle pieghe qua, ma vedete entra in maniera perfetta, ok? Ovviamente voi fate questa prova, se avete ovviamente un risultato troppo stretto ovviamente dovete disfare, però è qualcosa che voi già mentre lavorate andate a controllare, quindi togliamo la foto. E adesso noi dobbiamo iniziare il nostro punto fantasia. Per il nostro punto fantasia noi abbiamo bisogno di un multiplo di 4 più 3. Io ho un totale di 47 punti che sono proprio un multiplo di 4 più 3, quindi 44 più 3, 45, 46 e 47. Ovviamente voi se avete fatto un numero diverso di maglie dovete andare a mettere dei punti che corrispondono ovviamente a questo multiplo. Adesso guardate, iniziamo il punto fantasia. Io qui ho il marcapunti, tolgo il mio marcapunti, entro all'interno e realizzo una maglia bassissima e già in questo punto lavoro 1, 2 e 3 catenelle. Adesso filo sull'uncinetto, entro all'interno, carico il filo, carico di nuovo il filo, guardate ho 1, 2, 3 e il filo che ho caricato 4, scarico solo 2 fili, ho 2 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Adesso 2 catenelle. Ora nello stesso punto filo sull'uncinetto, entro all'interno, carico il filo, carico di nuovo il filo e scarico solo 2 fili ed ho, guardate, 2 fili sull'uncinetto. Carico di nuovo il filo, entro all'interno nello stesso punto, carico il filo, carico di nuovo, scarico solo 2 fili e ho 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. È in realtà un punto V, viene chiamato punto V. Ora guardate, salto 1, 2 e 3 e nel quarto punto filo sull'uncinetto, entro all'interno, carico il filo, ricarico, scarico 2
fili, resto con 2 fili sull'uncinetto, carico di nuovo, entro all'interno, ricarico di nuovo il filo, scarico 2 fili, ho 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Di nuovo 1 e 2 catenelle e inizio da capo, filo sull'uncinetto, entro sempre nello stesso punto, carico, scarico 2 fili, filo sull'uncinetto, entro all'interno, carico di nuovo per scaricare 2 fili, ho 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Ed ecco, guardate come risulta. Di nuovo filo sull'uncinetto, salto 1, 2 e 3 maglie, nella quarta lavoro sempre, è praticamente una maglia alta lavorata a metà, filo sull'uncinetto, entro di nuovo all'interno, carico il filo, scarico i 2 fili, ho 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme e lavoro 2 catenelle. Quindi nello stesso punto noi lavoriamo 2 volte la maglia alta chiusa insieme a metà, ma tra le due lavoriamo 2 catenelle, mentre tra i gruppi non lavoriamo nessuna catenella. Adesso guardate, filo sull'uncinetto, di nuovo entro, carico il filo, scarico 2 fili, entro di nuovo, carico il filo e scarico 2 fili, 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E dobbiamo proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare all'ultimo punto. Arrivo, guardate, nell'ultima parte dove ho lavorato il mio ultimo modulo e ho 2 catenelle, vedete? E qui su queste, sulla terza 1, 2 e 3 del gruppo, subito dopo vado a chiudere a maglia bassissima, perché le 3 catenelle per sollevarci in questo caso saranno la nostra prima maglia alta. Chiudo a maglia bassissima e in questa maniera qui. Se il lavoro tira troppo, aggiungete una riga distanziatrice tra i gruppi. Lo farò anche io se vedrò insomma che il lavoro tira troppo in seguito. Adesso guardate, io devo lavorare in ogni punto dove ho le 2 catenelle, quindi in ogni archetto che si è formato da 2 catenelle io devo lavorare i miei moduli. Quindi che cosa faccio? Mi trovo qui, entro nella prossima maglia alta, lavoro una maglia bassissima e poi mi porto, vedete, al centro dove lavoro un'altra maglia bassissima e di nuovo le 3 catenelle, 1, 2 e 3, e iniziamo la lavorazione del modulo. Filo sull'uncinetto, entro all'interno dello spazio, scarico 2 fili e chiudo tutto insieme e poi 2 catenelle. Di nuovo sempre nello stesso spazio, carico il filo, entro all'interno, scarico 2 fili, filo sull'uncinetto, entro all'interno, carico, scarico 2 fili, ho 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E adesso vedete nello spazio centrale, sempre nello spazio vedete, delle 2 maglie alte, quindi 2 maglie alte chiuse insieme, spazio e 2 maglie alte, noi in questo centro entriamo e lavoriamo il modulo lavorando sempre 2 maglie alte chiuse a metà, le chiudiamo tutto insieme, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e uguale di nuovo ripetiamo le 2 maglie alte chiuse a metà e chiudiamo tutto insieme in questa maniera qui e andiamo a proseguire fino ad arrivare ovviamente alla fine della riga. Una volta che abbiamo completato il nostro lavoro, di nuovo vedete sulla terza catenella, quindi 1, 2 e 3, vado a chiudere di nuovo a maglia bassissima. E ovviamente adesso la lavorazione va ripetuta. Qui ho lavorato la maglia bassissima, entro nell'altra maglia alta, maglia bassissima, mi porto di nuovo, guardate, al centro e sempre in ogni centro da 2 catenelle lavoro le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro all'interno, scarico 2 fili, chiudo tutto insieme e di nuovo 2 catenelle, carico il filo e di nuovo lavoro sempre nello stesso punto le 2 maglie alte lavorate a metà e poi chiudo tutto insieme. Allora ragazze, io ovviamente adesso devo andare a proseguire, ma mi sembra necessario aggiungere la catenella distanziatrice tra i 2 gruppi, perché anche se è perfetta, nel senso che è compatta,
però la fodera potrebbe andare un pochino stretta all'interno, quindi io adesso farò un altro paio di righe per rendermi conto. Se dovessi decidere di aggiungere la catenella distanziatrice, è ovvio che dovrò disfare il lavoro e iniziare poi le righe con la catenella distanziatrice, quindi voi rendetevi già conto in modo da non fare tutte le righe che vi occorrono e poi dopo dovete disfare. Io ovviamente sto facendo la prova con voi e quindi vi dovrò aggiornare dopo. Adesso io vado a proseguire per un tot di righe, ovviamente vi dirò sempre le righe e i centimetri. Io ho proseguito per 1, 2, 3, 4, 5 e 6 righe totali. In centimetri abbiamo 14 centimetri di righe. Adesso guardate, io ho infilato la fodera per rendermi conto, vedete, dell'altezza che ho raggiunto. A questo punto mi fermo con il punto fantasia e vado a lavorare un giro di maglie basse. Quindi nell'ultima riga, vedete, quando lavoriamo a maglia bassissima, una catenella, entriamo nel punto dopo e lavoriamo una maglia bassa. Mettiamo il nostro marcapunti dove abbiamo la catenella. Quindi su questa catenella mettiamo il nostro marcapunti. Adesso guardate, al centro dell'archetto entro e lavoro una maglia bassa. In questo gruppo da 2, vedete, maglie alte chiuse insieme, lavoro una maglia bassa. Qui dove ho realizzato la catenella distanziatrice, perché io ho aggiunto la catenella distanziatrice, ho disfatto perché mi sono resa conto che praticamente la mia lavorazione richiedeva una catenella distanziatrice tra i due gruppi. Ora nel punto chiuso insieme entro e lavoro la maglia bassa. Nel gruppo al centro da 2 catenelle una sola maglia bassa. Qui sulla maglia bassa chiusa insieme una maglia bassa e al centro dove ho la catenella distanziatrice una maglia bassa. Di nuovo sul gruppo di maglie chiuse insieme una maglia bassa, nel centro una sola maglia bassa e vado a proseguire così fino ad arrivare al marcapunti. Una volta guardate che io sono arrivata al marcapunti, vado ad inserire di nuovo la fodera e come potete vedere ho raggiunto, vedete, proprio l'altezza delle maglie. Ora a questo punto, per facilitarmi il lavoro, io vado a lavorare direttamente con l'uncinetto. Però ovviamente per chi preferisce andare a cucire con ago e filo può staccare il filo e andare a lavorare a cucire con il filo. Io preferisco usare direttamente l'uncinetto, così vado a completare con un giro di maglie basse. Prima di iniziare la lavorazione con le maglie basse dobbiamo fissare bene la nostra fodera alla borsa. Io mi aiuto, vedete, con delle pinze. Allora, dovete sapere che noi qui al centro abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 lavorazioni di punto V, quindi questo significa che questa centrale va proprio dove ho, vedete, la chiusura, quindi io faccio in questa maniera qui e qui ovviamente, perché al centro ho il magnete che non mi permette di mettere la molletta. Al centro qui avrò, vedete, giusto al centro un'altra lavorazione di punto V, quindi dove ho la cucitura io appoggio così e qui vado a mettere un'altra molletta. Aiutatevi con delle mollette, anche quelle per il bucato vanno bene, l'importante è che avete qualcosa che fissi bene. Ovviamente anche in qui 2, 3, 4 e 5, sulla terza vedete dove ho il magnete, appoggio così e vado a bloccare in questa maniera qui, così noi centriamo bene la lavorazione. Stessa cosa anche qui, vedete, qui al centro dove ho la cucitura centrale andrò ad appoggiare, vedete, il punto centrale, lo spazio da 2 catenelle che è la parte centrale della lavorazione del mio modulo, e così guardate ho fissato bene la borsa ed ho centrato, perché anche se noi andiamo, vedete, a stendere ovviamente la fodera all'interno, però è chiaro che è importantissimo fissare bene questa parte, quindi centrarla al bene, altrimenti dopo non ci troviamo bene praticamente con la lavorazione e il lavoro storce. Quindi a questo punto guardate, tolgo il marcapunti, entro nella maglia bassa subito dopo, questa qui vedete, ed entro di fronte
e lavoro una maglia bassa. Allora, per le principianti andate sempre a mettere un marcapunti in modo da non confondervi. Lo mettiamo sul punto precedente perché questa ovviamente la salteremo. Ora entro qui e poi in un punto di fronte. Ovviamente i punti che abbiamo sulla borsa e i punti sulla fodera sono diversi, sulla fodera ne abbiamo di più, chiaramente qualcuno verrà saltato, quindi entro di nuovo, vedete, e lavoro una maglia bassa, entro di nuovo e lavoro una maglia bassa, di nuovo e lavoro una maglia bassa, e dobbiamo lavorare in questa maniera qui, vedete, per tutto il bordo della borsa fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, guardate, al marcapunti, io semplicemente lo tolgo, lavoro una maglia bassa sulla maglia bassa che ho lavorato e rimetto il marcapunti. E adesso vado a fare un giro di maglie basse, quindi completando fino al marcapunti. Quindi vedete, in ogni maglia bassa io lavoro una maglia bassa. Arrivo al marcapunti, tolgo il marcapunti e vado a proseguire lavorando sempre una maglia bassa e rimetto il marcapunti, e questo per circa 2-3 righe. Adesso guardate, io ho completato con un totale, quindi dalla prima, vedete dove mi sono agganciata, ho realizzato un totale di 3 maglie basse, ok? Ovviamente voi valutate più o meno la vostra altezza in centimetri, specie se non lavorate con lo stesso filato, che sono circa 3 centimetri. Adesso tagliamo la fettuccia, ecco qui. Adesso abbiamo un punto precedente, ok, al nostro marcapunti, con ago che vado ad infilare, salto questo punto, tolgo il marcapunti, entro dove ho, vedete, il marcapunti in questa maniera qui, per andare a ricreare ovviamente il punto, entro dove avevo la codina ed entro all'interno in questa maniera qui, e così vedete non abbiamo lo scalino. Ovviamente poi andiamo a nascondere il filato all'interno, quanto più possiamo ovviamente nascondere bene, e io saldo con accendino, perché anche questo filato si può saldare con accendino. Se avete filati che non si possono saldare, potete anche cucire con ago e filo. Adesso guardate, andate a stendere bene la lavorazione, e io adesso vado a posizionare questo tipo di manici. Ovviamente per chi non ha acquistato il kit e quindi la sta realizzando il progetto con un altro filato, può realizzare i manici anche con il filato stesso. Sul mio canale trovate veramente tanti tutorial di manici tubolari, manici piatti, insomma, quindi potete anche realizzarli voi. Adesso guardate, io smonto questo che è l'aggancio dei manici, quindi vado a svitare, vedete, questa parte con un semplice giraviti, e prima di fare ovviamente quello che prima di posizionare, vado a misurare il centro, vedete, dei manici, quindi io devo sapere la larghezza dei manici. Ovviamente io adesso ve la scrivo, quindi voi già la saprete, e i miei manici da centro a centro del manico sono 12,5, quindi significa che io devo andare a centrare dalla chiusura, vedete, circa 6,2 centimetri. Quindi guardate, io posiziono in questa maniera i manici. Ora, come ho fatto? Allora, una volta che noi abbiamo ovviamente svitato i centimetri, io li vado a misurare all'interno. 1, 2, 3 e 4 sono praticamente i circa 6 centimetri che mi occorrono di distanza dal bottone magnetico. Quindi che cosa faccio? Questa parte qui, vedete, sul davanti entro così da parte a parte, uscendo ovviamente di qua, e mi aggancio con l'anello così. Faccio la stessa cosa ovviamente anche con l'altro, 1, 2, 3 e 4. Sulla parte del davanti, vedete, mi aggancio sempre alla stessa maniera, passando, vedete, sul retro così. E ovviamente poi sarà semplice, perché dovrò semplicemente andare ad agganciare i manici in questa maniera qui, quindi aggancio qui e aggancio qui, così,
chiudo in questa maniera qui, e stessa cosa ovviamente dall'altra parte. Quindi ecco, l'altro verso mi serve, e ho fatto in modo che praticamente, vedete, la parte da avvitare sia verso l'esterno, così è anche più semplice per noi che dobbiamo usare il giraviti. Ecco qua, è così. E andiamo a chiudere. E così abbiamo, guardate, posizionato i manici in maniera, vedete, perfetta, quindi in base ai centimetri dal centro verso i lati. Quindi abbiamo questi 12, circa 12 centimetri che dividiamo, poco più di 12 centimetri, che dividiamo in 6 centimetri da una parte e dall'altra, e così agganciamo i manici. Ovviamente il metodo per agganciare i manici è un po' vario. Io ho usato questo metodo semplice senza usare anche altri accessori. A questo punto non mi resta che ringraziarvi di aver seguito il tutorial, e come sempre vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.